Ciao da Gabriele di Stati Calmo. In questo video voglio discuterti una cosa che mi succede spesso e voglio salvarti da questo errore. In alcuni video io parlo dell'importanza della documentazione dei dati. In altri video parlo anche della documentazione del processo di ottenimento dati oppure come generi quei dati. Purtroppo non basta documentare in maniera certosina i dati, ma serve avere anche un processo di generazione con certi standard. Altrimenti cosa si rischia? Per spiegarti un po' come la generazione dei dati può creare dei problemi, ti faccio l'esempio di un ristorante, nel caso specifico di un piatto. A livello generale, come si può descrivere un piatto? Innanzitutto a partire dalla qualità della materia prima. Se prendiamo ad esempio un taglio di carne, la qualità della carne dipende dall'alimentazione innanzitutto dell'animale e in alcuni casi anche dallo stile di vita dell'animale. Se ci sono dei limiti su questo fronte, si può intervenire sulla lavorazione della carne per tamponare. Ad esempio, li si riempie di spezie, quindi si copre il sapore originale, si fanno marinature particolari e forse qui abbiamo un po' tamponato la cosa. Alla fine c'è l'impiattamento e qui si può giocare tanto. Infatti, questo si vede soprattutto però nei supermercati, se tutto ciò che viene prima ha abbassato i costi, diciamo così, si può lavorare sull'impressione. Ecco, quando tu mi consegni dei dati che sono stati generati in maniera che non seguono abbastanza buone pratiche, io, se voglio fare le cose in malafede, ti posso fare ad esempio un cruscotto che a livello grafico delizia. Peccato però che diventa un cruscotto utile solo per quel fine, non ha dei risvolti in termini di avere una visione d'insieme o ancora meglio un supporto digitale statistico che guida verso decisioni che aumentano il fatturato o diminuiscono i costi. Ti faccio vedere un esempio specifico. Abbiamo il caso di dati comportamentali di clienti clinici con disturbi mentali complessi. Vogliono un cruscotto, abbiamo una raccolta quotidiana, una metrica importante è l'umore e l'energia del paziente. Specificano cosa vogliono nel cruscotto e qua documentano tutte le varie colonne, la data di invio, il ruolo, se si è verificato il comportamento, se si è verificata l'agitazione, la durata dell'agitazione, la durata delle voci, qui siamo evidentemente in un caso di clienti con disturbi psicotici, se il paziente ha pianto e la durata del pianto. C'è però un problema, che questi dati sono stati raccolti da infermieri, da un esterno, non dal paziente. E capisci che questo processo abbassa quella che è, in questo caso, la qualità del dato. Ad esempio, io ho trovato veramente scioccante questa colonna di nome impatto positivo e secondo l'infermiera l'impatto positivo proveniva dall'aver mangiato in maniera salutare ed equilibrata. Ora io non vorrei passare per presuntuoso, nel senso che sicuramente queste persone hanno più esperienza di me in questo campo, ma secondo me è abbastanza esagerato dire che l'impatto positivo deriva solo da questo senza chiederlo direttamente al paziente. E vale essenzialmente la stessa osservazione per impatto negativo. Ancora di più, anche qui non vorrei sembrare presuntuoso, come fai a capire da esterno l'umore di un paziente? Capisco che dopo un po' sviluppi l'occhio, ma secondo me serve sempre avere un riscontro fra infermiere e paziente. Stessa cosa ovviamente per quanto riguarda l'energia. Qui poi abbiamo un commento generale che anche qui deriva da un'osservazione esterna. Quindi io posso farti il cruscotto con il conteggio dei comportamenti, ma sono comportamenti che vengono osservati esternamente. Così come io posso farti un calendario con i comportamenti per vedere se esiste una ciclicità. Così come posso verificare se le righe non compilate dipendono da giorni specifici. Ma questi qua, come dicevo, sono tamponi. Il problema qui è come hanno generato questi dati. E come anticipavo, consegnare un cruscotto che utilizza questi dati che derivano da un processo io reputo fallato, non darà valore, darà solo, nel migliore dei casi, appagamento estetico. Concludendo, con Stati Calmo io mi occupo di aiutare aziende, ma in questo caso anche sanitarie, idealmente sotto un certo numero di dipendenti, di solito 35, e se anche tu vorresti evitare di generare dati che poi però non ti aiutano a guidare scelte costruttive, possiamo sentirci
tramite una chiamata gratuita di solito di 30 minuti e puoi prenotare tramite il sito www.staticalmo.com oppure in maniera molto più informale possiamo sentirci sui principali social e poi magari impostare un percorso più strutturato. Ti saluto e alla prossima. Ciao!